Che cosa diresti nel suo caso? Sì, questa ragazza ha fame, ma questo stesso concetto può essere espresso anche con il verbo essere. Vedremo questa ed altre 5 espressioni idiomatiche nel video di oggi. Prima di cominciare vorrei spiegarti il funzionamento di queste espressioni. Sono tutte espressioni con il verbo essere. Ti ricordi com'è la coniugazione? Di solito a questa domanda i miei clienti dicono sì, certamente. Il problema è che poi mescolano verbo essere ed avere, quindi rivediamolo insieme. Il verbo essere è io sono, tu sei, lui o lei è, anche lei forma di cortesia naturalmente, noi siamo, voi siete e loro sono. La ragazza che abbiamo appena visto è affamata. L'espressione è essere affamato o essere affamata. Come vedi, si tratta di un'espressione nella quale usiamo il verbo essere. Il verbo essere deve essere coniugato per tutte le persone e l'aggettivo deve concordare con il genere e il numero. Che cosa intendo? Che nel mio caso io dirò sono affamata. Se parlo però di Marco, dirò Marco è affamato, così come Maria è affamata. Se parlo invece di Marco e Paolo, ad esempio, sto parlando quindi di plurale maschile, dirò che loro sono affamati. Invece Giovanna e Luisa sono affamate. Spero tu abbia compreso che cosa intendo. Ripeto, dobbiamo coniugare il verbo essere per ogni persona e fare attenzione alla questione dell'accordo. Cioè, fondamentalmente, ti devi ricordare che gli aggettivi italiani possono essere di 2 tipi. Da un lato ci sono gli aggettivi che si comportano come bello, pertanto avremo bello, bella, belli, belle. Il secondo tipo invece di aggettivi si comporta come grande. Avremo pertanto grande sia al maschile che al femminile singolare e al plurale grandi. Ora che abbiamo capito come si utilizzano queste espressioni, vediamo le prime 8. Essere affamato o affamata, in inglese to be hungry. Essere stanco o stanca, tired. Essere felice, happy. Essere sorpreso o sorpresa, surprised. Essere triste, to be sad. Essere annoiato o annoiata, to be bored. Essere in ritardo, to be late. Essere arrabbiato o arrabbiata, to be angry. Come abbiamo detto, queste espressioni idiomatiche con il verbo essere si utilizzeranno in questo modo. Ad esempio, Giovanna è stanca, certo, perché è femminile singolare. O ancora, i miei genitori sono felici. In questo caso ricorda che felice appartiene al secondo gruppo di aggettivi di cui abbiamo parlato prima. O ancora, Luca è annoiato. Oppure, sono in ritardo, devo scappare. Trovi che questo video sia utile?
Allora ti invito ad iscriverti a questo canale e ad attivare la campanella, così riceverai una notifica ogni volta che una nuova video lezione è disponibile. Andiamo ora avanti con altre 8 espressioni. Essere buono o buona, to be good. Essere bravo o brava, to be good at doing something. Essere sveglio o sveglia, to be awake. Essere ammalato o anche essere malato e naturalmente essere ammalata o essere malata, to be sick. Essere occupato o occupata, to be busy. Essere pronto o pronta, ready. Essere innamorato o innamorata, to be in love. Essere sposato o sposata, to be married. Attenzione in particolar modo alla differenza tra essere buono ed essere bravo. Essere buono può essere detto del cibo. Per esempio, questo gelato è molto buono, ma è anche un aggettivo che si usa per le persone per bene, le persone che hanno un grande cuore. Per esempio, la mia amica Carla è molto buona. Invece, bravo si riferisce alla capacità di fare bene qualcosa. Ad esempio, lo possiamo dire di un insegnante. Se l'insegnante è capace di fare bene il proprio lavoro, diremmo: quell'insegnante è davvero molto bravo o molto brava, perché insegnante viene usato sia al maschile che al femminile. Ora viene il bello. Come sai, è importante mettere subito in pratica ciò che hai imparato. È per quello che ti chiedo di scegliere almeno 3 espressioni e di usarle in alcune frasi che puoi scrivere qui sotto nei commenti. E ricorda che se lo vuoi ti puoi iscrivere alla mia newsletter, così avremo modo di sentirci ogni settimana. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo la prossima volta, sempre su Italiano con Eli.